Nei giorni scorsi, in uno scenario geopolitico internazionale veramente complicato, e lo è tuttora per i venti di guerra che soffiano fortissimi in Medio Oriente, però la cosiddetta polizia morale iraniana è intervenuta in strada, in azione, proprio per punire le donne che in Iran non indossano il velo. Allora noi siamo andati a cercare invece Nasim, che non si è mai piegata al regime, la sua è una rivoluzione silenziosa ma fortissima, e l'ha incontrata Silvia Fabi. Ora il mio progetto con il mio partner Sina Hidari è di essere la voce dell'umanità attraverso lo sport, perché a un certo punto ho realizzato che la comunità dell'alpinismo non supporta abbastanza il movimento per i diritti umani e per i diritti delle donne. Si chiama Quando le montagne parlano, il progetto dell'alpinista iraniana Nasim Eshki. Continueremo ad aprire nuove vie in diversi paesi, anche in diversi continenti, e diamo alle vie nomi ispirati al movimento dei diritti umani o dei diritti delle donne, per far sentire le loro voci attraverso le montagne. It doesn't matter if you are rich or poor, black or white. Non ha importanza se sei ricco o povero, nero o bianco, iraniano o italiano, uomo o donna. La gravità attira tutti verso il basso con la stessa forza, e questo mi ha dato un grande senso di libertà e di uguaglianza. And equality. Dopo una resistenza che in patria è iniziata sin dall'infanzia, ora ha lasciato il suo paese per l'Europa. Okay, Johnny, today we go to the top. First route we did in Chamonix in France. La prima via l'abbiamo aperta a Chamonix, l'abbiamo chiamata Lotta per i diritti umani. La seconda l'abbiamo aperta in Val di Fassa, nelle Dolomiti, sul Catinaccio, e il nome viene dal movimento tuttora attivo in Iran, Donna, Vita, Libertà. We named it after the human rights, women rights movement in Iran, which is happening also now in Iran, Women Life Freedom. Quando Mahsa Amini è stata uccisa dal regime islamico, ho deciso che da quel momento avrei messo tutta me stessa, il mio sport, il mio potere, le mie conoscenze, al servizio dei diritti umani. Ho perso molto, ma non ho rinnegato me stessa. Non ho venduto me stessa a nessuna ideologia di oppressione delle donne. Questa è stata la mia resistenza, anche in Iran. Non ho mai voluto essere strumentalizzata per supportare il regime islamico attraverso lo sport e le mie gare. Mi sono sempre rifiutata di farlo. Dopo il film Climbing Iran, che narra la sua storia, il messaggio di Nasim è ora diventato anche un libro, dal titolo Ero roccia, ora sono montagna. Per Nasim la montagna è uno spazio di libertà e, scalando senza velo, è divenuta un simbolo. La sua è la stessa libertà del vento che soffia impetuoso, e vento significa proprio il suo nome, Nasim. Noi diciamo che la brezza porta alla tempesta. Io credo di essere la brezza che non cala mai, e spero di poter scatenare una tempesta positiva per i diritti delle donne nel mondo. Women's rights.